Buonasera ragazzi, video veramente flash. Questa sera volevo tenervi compagnia un po' perché il tempo è brutto, ma anche perché stava iniziando una conversazione con voi, con alcuni follower, sull'ultima uscita del video del Transalp, proprio quindi ieri sera, e mi faceva piacere in realtà continuare il discorso in un video specifico dove parliamo esclusivamente di un tema che sicuramente interessa molti di voi che stanno seguendo i miei video, perché vi ho visto che siete interessati all'argomento, ovvero dell'assistenza. Io vorrei un po' sapere, perché adesso io voglio veramente andare un po' più nel dettaglio con chi, spero che sarete abbastanza numerosi a rispondere insomma a questo che è un po' una sorta di appello. Un appello per capire un attimino esattamente come vi state trovando con l'assistenza, con le vostre moto, quali sono state le vostre esperienze e che brand scegliereste in futuro in un cambio moto. Siamo vicini a EICMA, quindi ci sono tante novità, tante nuove uscite che fra poco arriveranno. Non a caso qui c'è il Multistrada V4 che sapete perfettamente, chi mi segue, che è la mia compagna, la mia fida compagna da più di 3 anni e mezzo. Con lei ci sono andato a lavorare, certo non un utilizzo super gravoso, nel senso che io non lavoro tutti i giorni in centro, il che vuol dire che non tutti i giorni sono a fare sosta al semaforo prolungate, continui stop and go, certo le faccio, ma non in pieno centro città, quindi comunque il mio è un tragitto, diciamo che io l'ho fatto ovviamente per fare commissioni svariate volte in centro, non quotidianamente, e so per esempio che sarebbe un supplizio, non potrei farlo. Chi lo fa tutti i giorni, onestamente non ne vedo, almeno a Genova non ne vedo, ma non sarebbe possibile farlo con una moto del genere, per i consumi, per le temperature, cioè non sarebbe realmente fattibile secondo me. Vorrei sapere però un po' quali sono le vostre esperienze. Allora, parto io e vi dico che nella mia esperienza, diciamo, degli ultimi 10 anni, ho avuto per poco tempo altri brand che non fossero Ducati. Non ho mai avuto problemi grossi con Ducati, nel senso che non ho mai avuto problemi che mi hanno tenuto fermo. Ho sempre avuto problemi veramente piccoli, piccolezze, cioè su questa moto qua che io ho preso sul V4 che ho preso appena uscita e sono stato credo il primo a Genova ad averla ricevuta. Ho avuto soltanto il richiamo del tenditore della catena che sbatteva, il carterino sopra allo scarico che si bruniva invece di rimanere nero, e non ho avuto altri richiami, aggiornamenti software, ragazzi, cose veramente inutili che peraltro ho saputo che alcuni brand, fatemelo sapere, ditemelo, si fanno pagare gli aggiornamenti, alcune, o sbaglio, o è una diceria che mi è arrivata. Posso portarvi esempio di amici, poi vabbè, ho avuto BMW, ma S1000R per pochi chilometri, ragazzi, non oltre i 5-6 mila, poi le cambiavo, quindi comunque nessun problema su quelle, ne ho avute due. Ho avuto la Tuono, ma l'ho tenuta pochissimo, ragazzi, la Tuono V4 l'ho tenuta pochissimo. Ho avuto di altri brand che non siano Ducati, perché se vi parlo di Ducati vi tiro fuori 10-15 moto al minimo, come minimo. Sulle multistrada che ho avuto, cioè tutte, non ho mai avuto problemi, nessuno, nessuno. Ehm, Adesso ripensando, non ho mai avuto problemi gravi che mi abbiano tenuto fermo, fortunatamente. Sui scooter, Yamaha X-Max, uno che l'ho venduto segnalando già il problema, gli hanno cambiato il motore a 10.000 km, già il motore Blue Core mi bruciava a me praticamente un chilo d'olio in 1000-1500 km. Dicevano che non aveva problemi Yamaha, e gli hanno cambiato il motore al proprietario dopo che l'ha comprato dopo di me. Problemini elettrici. Sul precedente ho sbiellato una Vespa 125, un ET4 125, sbiellata a 2 km da casa, rottamata, con 30.000 km. Poi basta, direi che io problemi, vabbè, ho buttato un motore. Direi che problemi gravi non ne ho mai avuti. Io vorrei sapere come vi siete trovati con l'assistenza, per esempio ho un amico adesso con KTM che mi starà seguendo magari, Super Duke 1290, lo sta vendendo perché
l'assistenza non passa niente, problemi su problemi, dashboard con lo schermo che è scoppiato, problema riconosciuto, ma non gli passano più di 200, di 300 euro, una cosa del genere. Eh, Parto io con le moto che quindi nel mio futuro prendo in considerazione sicuramente Ducati, perché la cosa delle Ducati, soldi buttati, perdono i pezzi, sono problemi veramente, cioè sono dicerie vecchie come il cucco. Quindi Ducati sicuramente, seguita a ruota da BMW, proprio a pari le metto. Per quello che sapevo, ma per quello che sto scoprendo in questi mesi e per quello che quindi sto vedendo con i miei occhi, per la solidità, per l'idea di come per il funzionamento che sento quando le uso, Honda sicuramente, Ducati, BMW, Honda, Yamaha, queste quattro sono diciamo proprio e Suzuki, forse Suzuki anche prima, o al pari, ecco. Suzuki assolutamente sì, tutte quelle che ho provato mi hanno dato idea di gran robustezza e affidabilità e non lo so, era un percepito anche ragazzi, un percepito. KTM no, assolutamente KTM no, anche per quello che ho provato io e per quello che ho sentito KTM no. Aprilia no, anche per quello che ho sentito. Ho sentito delle cose che Aprilia no, e anche quello che avevo provato col tuo nuovo 4 e quando seguivo i forum, eccetera, Aprilia no, purtroppo, e me lo state confermando, purtroppo, alcuni di voi che mi scrivono. Non parliamo di MV. Beh, MV non voglio neanche citarla, per me BMW purtroppo è rimasta nei sogni BMW per me è finita col 1078 e ancora 1078 brutale RR con quella serie lì, ecco. MV è finita con tamburini per me, non esiste più. Poi direi che io mi fermerei qui nel senso che non prenderei altri brand, direi, come mia moto personale, ecco. Se andiamo su scooter, sicuramente Honda o Yamaha, direi che non vado oltre, e moto quelle che ho detto. E la mia futura moto, che spero ragazzi, lo so che faccio uscire i video, qualcuno di voi dirà lo fai per fare i click, ma che click ragazzi? Lo faccio perché vi faccio i video di quello che penso, cioè credo che abbiate capito il personaggio che avete davanti a voi, che non sono un personaggio. Direi quindi che le moto, quelle che io prendo in considerazione sono queste. Se voi avete quindi problemi di assistenza, io voglio saperlo, voglio discuterne sotto con voi nei commenti, e anche che moto in futuro prendereste. Fatemelo sapere. Ragazzi, mettete un like, iscrivetevi che siete un po' fermi ultimamente, state guardando i video e non vi iscrivete, e quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Per Ange è tutto, 2 ottobre, video che segue quello del Transalp. Noi ci vediamo alla prossima, direi la settimana prossima. Ho una novità ragazzi, venerdì vado a fare una figata insieme alla alla più importante rivista giornalistica, testata giornalistica motociclistica, motociclistica, una giornalistica sto dicendo, italiana. Avete già capito, vi direi il tester, è un tester pilota che cito spesso, sono veramente super euforico, estasiato, anche se il tempo sarà brutto, però vabbè, vado a fare una cosa con loro, sono veramente felice. Vi dirò prossimamente, spero di riuscire a fare anche un video a riguardo, vi farò sapere ragazzi, magari faccio qualche storia Instagram. Noi ci sentiamo prossimamente, da Ange è tutto, ciao, buona serata.